Benvenuti su Culture and Education. L'intelligenza artificiale sta cambiando tutto. Le scuole, il mondo del lavoro e in modo molto intimo persino il nostro modo di pensare. Oggi vogliamo andare oltre i facili entusiasmi e i classici toni apocalittici per farci una domanda scomoda. Questi nuovi algoritmi ci stanno davvero aiutando a studiare meglio o rischiano silenziosamente di spegnere il nostro spirito critico? Oggi basta un click per ottenere in pochi secondi il riassunto di un libro, una traduzione perfetta o una mappa concettuale completa. È tutto incredibilmente rapido ed efficiente. Eppure, proprio in questa comodità estrema si nasconde un'insidia. Avendo il sapere letteralmente sempre in tasca, rischiamo di dimenticare quanto sia formativa la fatica necessaria per assimilarlo. Per secoli, infatti, lo studio è stato una palestra di pazienza. Studiare sui libri, inciampare negli errori, collegare le idee è l'essenza stessa dell'apprendimento. È proprio in questo percorso travagliato che impariamo a gestire la complessità delle cose. Prendiamo i classici compiti a casa. Per decenni abbiamo dato per scontato che un saggio o una ricerca fossero il frutto esclusivo dell'impegno dello studente. Oggi, con piattaforme capaci di scrivere un ottimo tema in 10 secondi, continuare con i vecchi metodi non ha più senso. Più che assistere alla fine dello studio, stiamo vivendo il tramonto della vecchia didattica. L'attenzione dei professori dovrà inevitabilmente spostarsi dal valutare il prodotto finale all'indagare il processo mentale del ragazzo. Diventa cruciale capire quali domande si è posto lo studente, come ha verificato le fonti e come argomenta a voce le sue idee. La scuola ritrova così la sua vera vocazione: insegnare a ragionare. In quest'ottica l'intelligenza artificiale diventa un alleato potentissimo. Immaginate un ragazzo che fatica a capire la poetica di Leopardi in vista della maturità. Il professore in classe fa del suo meglio, ma il tempo è poco e ogni alunno ha i suoi ritmi. Un chatbot, se usato bene, si trasforma in un tutor personale efficiente. Può spiegare il pessimismo cosmico con il linguaggio di un quindicenne o fare parallelismi con le serie TV contemporanee, adattandosi ai dubbi e alle insicurezze di ciascuno. Un aiuto del genere ha un valore sociale enorme per gli studenti più in difficoltà. Spesso la dispersione scolastica non avviene dall'oggi al domani, ma si nutre di frustrazioni silenziose e senso di solitudine sui libri. Una tecnologia capace di affiancare il ragazzo nel recupero è un supporto inestimabile, che va ovviamente ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, alla fondamentale relazione umana con l'insegnante. Tutta questa potenza però richiede una guida attenta. Le macchine tendono ancora a inciampare in esattezze o a banalizzare concetti complessi. Il pericolo non è tanto il copia e incolla, ma l'illudersi di possedere una competenza, che in realtà appartiene solo all'algoritmo. Senza consapevolezza, l'intelligenza artificiale si trasforma in una comoda bolla cognitiva. Riceviamo soluzioni immediate, ordinate, perdendo però l'abitudine vitale al dubbio e all'errore. La vera cultura vive di connessioni e della resistenza necessaria per affrontare una pagina difficile. Se ci abituiamo a risposte preconfezionate, diventeremo abilissimi a sembrare colti, atrofizzando il nostro autentico senso critico. Insomma, stiamo diventando tutti più intelligenti o soltanto più veloci nel sembrarlo? Rischiamo di navigare in un oceano di informazioni ma rimanendo sempre in superficie, scambiando la sintesi di un server per reale intelligenza umana. Il compito della scuola di domani sarà proprio questo: insegnare a interrogare l'innovazione. Gli allievi dovranno imparare a testare l'intelligenza artificiale, stanare i suoi pregiudizi e mantenere un sano scetticismo investigativo. In tutto questo, il ruolo del docente è più centrale che mai. L'intelligenza artificiale può scrivere testi formidabili, ma non prova empatia e non può accendere la scintilla della curiosità umana.
Forse questa rivoluzione tecnologica ci sta facendo il favore più grande di tutti, costringerci a ritrovare l'anima profonda dello studio. Se imparare significasse solo riempire moduli, le macchine avrebbero già vinto, ma finché sarà un percorso per evolvere e ampliare la nostra libertà, il viaggio umano resterà insostituibile. Il futuro dipenderà solo da un'intelligenza umana capace di governare quella artificiale, usando questi strumenti per spingerci fino in profondità e non per galleggiare in superficie. E voi cosa ne pensate? L'intelligenza artificiale sarà il nuovo rinascimento della scuola o la tomba del pensiero critico? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi a Culture and Education, perché parlare di cultura oggi significa imparare a orientarsi nel mondo di domani. Alla prossima!